Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere questo splendido effetto appunto di una scritta su una faccia che prende appunto anche la forma della faccia. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho aperto questa immagine su Photoshop e la prima cosa che andremo a fare è appunto quella di togliere lo sfondo. Per farlo selezioniamo lo strumento bacchetta selezione rapida e andiamo a selezionare appunto la nostra ragazza. In questo modo, nel caso ci siano parti da andare a togliere tenendo premuto Alt con la tastiera, come vedete cambia da segno meno a segno più, quindi teniamo premuto Alt, andiamo a selezionare questa parte che non mi interessa, poi andiamo su selezione, seleziona e maschera e clicchiamo tenendo premuto Shift sulla tastiera in modo che ci apra l'opzione migliora bordo e io vado a praticamente migliorare soprattutto qui nei capelli, che è la parte che di solito fa più fatica a selezionare. In questo modo, dopodiché gli diamo ok e andiamo a selezionare appunto la nostra maschera, quindi clicchiamo su aggiungi una maschera e come vedete ci ha tolto lo sfondo dietro. Ora andiamo a fare un nuovo livello, quindi facciamo crea nuovo livello, lo portiamo al di sotto del livello della foto e con lo strumento secchiello praticamente ne andiamo a fare lo sfondo nero. Adesso andiamo a duplicare il livello della foto, quindi clicchiamo sul livello, facciamo Command J, lo andiamo a duplicare, questo lo deselezioniamo, facciamo tasto destro del mouse, andiamo a fare converti in oggetto avanzato, dopodiché quello che dobbiamo andare a fare è rendere l'immagine in bianco e nero, quindi andiamo in immagine, regolazioni, bianco e nero. Qui volendo potete anche scegliere la varia intensità del bianco e nero, io lo lascio così, comunque è personalizzabile. Facciamo ok. Ora quello che andremo a fare è andare a ritagliare la nostra immagine, quindi selezionando appunto il livello che siamo andati a creare adesso, quello in bianco e nero, prendiamo lo strumento ritaglia, ci assicuriamo qui in alto nel menu a tendina che ci sia larghezza per altezza per risoluzione, quindi andiamo a mettere 1000, perlomeno io metto 1000 per 1000 perché la faccio quadrata. Con le frecce in alto e in basso andiamo a spostare la nostra immagine in alto e in basso, quindi io la vado a spostare leggermente in basso in modo che mi stia all'interno del mio quadrato e facciamo ok. Ora quello che andremo a fare è creare il file displacement o quello appunto dislocamento, che sarà quello che ci darà il senso di 3D. Quindi selezionando il livello in bianco e nero andiamo qui su queste tre linee di fianco livelli, canali e tracciati, andiamo a fare duplica livello, qui come documento gli andiamo a mettere nuovo e io lo vado a chiamare appunto displacement. Facciamo ok e come vedete ci apre un nuovo documento con un nuovo livello. Ora a questo livello gli andiamo a dare un filtro, che è filtro, gli andiamo a dare una sfocatura, andiamo in controllo sfocatura e gli diamo una sfocatura appunto di 3 pixel. Facciamo ok, dopodiché facciamo file, salva col nome, lo andate a salvare appunto, io lo salvo sulla scrivania, voi salvatelo in modo che possiate trovarlo facilmente perché ci servirà dopo, quindi displacement, mi raccomando come formato Photoshop e facciamo salva. Verrà fuori questo messaggio di informazioni, facciamo ok ed ora questo possiamo andarlo tranquillamente a chiudere. Quello che dobbiamo andare a fare adesso appunto è creare il nostro testo.
Per farlo ci sono due modi: o trovate già un testo magari su Google Immagini se riuscite a trovarlo, o altrimenti io ho usufruito di questo sito, che vi lascerò appunto il link in descrizione, si chiama comunque wordart.com, dove possiamo andare a inserire, come vedete, tutte le parole che vogliamo, e se noi andiamo a fare visualizza, lui calcolerà e come vedete ci crea questa collage di parole. L'unica cosa che dobbiamo andare a fare è comunque dirgli di tenere, se andiamo, vabbè, in shape qua possiamo scegliere la forma che vogliamo andare a dargli. Io comunque lascio la nuvola. Possiamo scegliere il font da utilizzare, ce ne sono diversi, dopo guardate voi quello che vi piace di più. Penso che questo non abbia grande importanza. In layout andiamo a mettere orizzontale e verticale, in modo che così ci dà le parole sia in un verso che in un altro. L'unica cosa che dobbiamo dirgli è innanzitutto di dargli il colore di sfondo di nero, ok, e tutte le parole farle bianche. Andiamo qui appunto in words, nelle parole che siamo andati a mettere, e sotto a color gli andiamo a dare appunto il colore bianco, in questo modo. Dopodiché ci basterà andare su download, standard PNG, gli altri sono a pagamento, quindi niente, facciamo o standard PNG o standard JPEG e lo salviamo appunto sul nostro desktop. Quindi una volta salvato le nostre scritte, le andiamo ad aprire su Photoshop appunto, quindi io la prendo e la importo su Photoshop. Quello che dobbiamo andare a fare adesso è praticamente dividere lo sfondo dalle lettere, quindi ci portiamo su, di fianco ai livelli abbiamo canali, selezioniamo tenendo premuto Command sulla tastiera il quadratino di RGB, come vedete lui ci seleziona tutte le parole in bianco, facciamo Command J e in questo modo, come vedete, ci ha selezionato tutte le parole. Prendiamo e lo importiamo sopra alla nostra foto. Ora vado a rinominare il mio livello, che lo chiamo appunto Word, e adesso andiamo a duplicare il nostro livello, quindi facciamo Command J, facciamo doppio clic sul livello in modo che ci apre le opzioni di stili di livello, andiamo a selezionare ombra esterna e andiamo a vedere che il metodo di fusione sia su moltiplica con un'opacità del 75%, un angolo del 30%, distanza e dimensione 5 e 5. Più o meno io tengo questi parametri. Faccio ok, dopodiché vado a deselezionare momentaneamente il livello Word. Qui possiamo andare su questa freccia in modo da nascondere le opzioni degli effetti in modo che sia un po' più pulito. Ed ora quello che dobbiamo andare a fare praticamente è sistemare le nostre parole in modo che ricoprano tutto il nostro volto. Quindi io ne vado a mettere una qui. L'unica cosa che dobbiamo fare ogni volta, facciamo Command J per creare un nuovo livello, lo andiamo a spostare, lo possiamo andare a ruotare, quindi facciamo Command T, lo giriamo di 90 gradi, per farlo di 90 gradi o lo andiamo a scrivere qui 90 gradi, o per fare prima, se noi giriamo, teniamo premuto Shift sulla tastiera, praticamente ci fa tutti gli angoli principali, da 0, 35, 45, eccetera eccetera. Comunque, come vedete, riusciamo a portarlo a 90 gradi più facilmente. Lo vado anche un po' a rimpicciolire e niente, quello che dobbiamo fare è semplicemente questo: andare a ricoprire interamente tutte le nostre foto con le parole, ogni volta andando appunto a duplicare il livello con Command J.
Bene, una volta finito, il risultato più o meno è questo, secondo comunque anche alle vostre preferenze. Quello che andremo a fare ora è andare a selezionare praticamente tutti i livelli copiati, quindi al di fuori da quello originale, li selezioniamo tutti e li andiamo a raggruppare in un'unica cartella, quindi facciamo Command G, come vedete ci crea un gruppo. Andiamo a duplicare il gruppo, quindi Command J, in modo da averne due, e semplicemente andiamo a ruotare di 90 gradi tutte le parole che siamo andati a inserire adesso sulla nostra immagine. Quindi facciamo Command T e andiamo a girare di 90 gradi tutte le nostre parole e facciamo ok. Ora andremo a utilizzare appunto il file displacement che abbiamo salvato prima per rendere queste parole appunto in 3D, ossia che seguono il profilo del viso. Per fare questo andiamo a selezionare entrambi i livelli dei gruppi, quindi tutti quelli delle parole, torniamo su queste tre lineette e andiamo a fare converti in un oggetto avanzato. Andiamo a duplicare questo livello, quindi Command J, questo lo andiamo a chiamare appunto Displacement, andiamo a deselezionare al momento il livello originale, lasciamo solo Displacement. Adesso andiamo in filtro, distorsione e andiamo a fare muovi. Si aprirà appunto questa finestra, io vado a settare i parametri con scala orizzontale 10, scala verticale 10, facciamo allunga e adatta e ripeti i pixel del bordo. Facciamo ok e lui ci andrà a chiedere su quale file appunto andare ad applicare questo effetto e andiamo a selezionare appunto il file PSD di displacement che abbiamo fatto prima. Lo selezioniamo, facciamo apri e come vedete si adatta in automatico tutte le lettere al nostro volto. Ora deselezioniamo, poi tenendo premuto Command sulla tastiera andiamo a selezionare, come vedete, tutte le nostre parole, andiamo sul livello in bianco e nero, lo selezioniamo e andiamo a fare una maschera di livello. Come vedete ci fa comparire in questo modo tutte le nostre parole. Praticamente ci ha creato una maschera di livello dove è andato a ritagliare le nostre parole. Ora andiamo a fare un unico livello senza la maschera, quindi facciamo Command Alt Shift E. Come vedete ci crea un unico livello, andiamo a deselezionare quello sotto, questo praticamente ci ha unito la maschera col livello. Ora portiamo il nostro livello al di sopra, andiamo ad attivare il livello di displacement e appunto sul livello della nostra foto lo selezioniamo e nelle opzioni di fusione andiamo a fare brucia lineare in modo da ottenere questo risultato. Ora dobbiamo andare a far visualizzare anche le parole al di fuori dal contorno del viso, quindi per farlo andiamo ad abilitare il file di prima, quello delle parole, vado a chiudere qui le opzioni degli effetti, quindi seleziono il gruppo, il primo di tutte le parole, lo porto al di sopra di tutti i livelli, dopodiché vado sul livello della foto in bianco e nero, tenendo premuto Command selezioniamo il livello, non la maschera ma il livello. Come vedete, non so se si vede bene, ma ci ha selezionato il contorno del viso. Torniamo su e sul gruppo appunto delle parole andiamo a fare una maschera, ma teniamo premuto Alt. Come vedete, in questo modo ci ha creato la forma del viso, la maschera appunto con la forma del viso, è andato a ritagliare questa parte di maschera.
Andiamo a togliere la catena tra la maschera e il livello, quindi andiamo sul livello e andiamo a portare un'opacità pari al 15%, in questo modo. Dopodiché io faccio Command T e vado a rimpicciolire leggermente le parole in questo modo, e questo è il nostro effetto appunto di scritte sul viso. Come vedete segue la forma del nostro viso, tutti i lineamenti, con all'esterno le nostre parole. Questo è un effetto molto carino, a mio avviso, un po' lungo da fare, ma comunque se seguite bene i passaggi è tranquillamente fattibile. Quindi questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa, se avete domande, dubbi, curiosità. Visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!